Bella sì l'esultanza di Marquez, un bello che gasa, ma l'ha copiato da lui. Direi tutto come da copione, no? Tutto secondo i pronostici. Marquez è sempre il re del Sachsenring e non ci poteva essere altro risultato. Tutto troppo scontato, così come io do per scontato che vi siate iscritti al canale. Non l'avete ancora fatto? Fatelo ora e attivate la campanellina per non perdervi nessun video, perché stiamo andando forte, piano piano si cresce, quindi forza che il cammino è appena cominciato e si punta sempre al top. Non è stata una settimana facilissima per chi come me segue il calcio e il motorsport, perché nel giro di pochi giorni sono scomparsi i calciatori Diogo Jota e il fratello Andre in un incidente stradale ed è mancato il pilota Borja Gomez nell'ultimo appuntamento del Junior GP a Magny-Cours. Era stato protagonista anche in Moto2 il pilota spagnolo, per chi se lo ricorda, e alcuni piloti hanno anche voluto ricordarlo con l'adesivo sul casco oppure con tatuaggi, anche come ha fatto Tony Arbolino. Non dico niente di più sulla dinamica dell'incidente di Gomez, dove sono venute fuori varie cose sulla gestione e altro. Ho voluto solo dire una parola per unirmi anch'io alle condoglianze ai familiari e a chi sta vicino. Vi dico già subito che il prossimo dopogara di Brno uscirà intorno alla metà della settimana prossima, perché questo fine settimana mi prendo qualche giorno di vacanza e dunque seguirò sì il weekend postando sui miei social, ma rientrerò a casa lunedì prossimo, quindi aspettatevi il dopogara di Brno intorno a mercoledì oppure giovedì, questo per aggiornarvi sul palinsesto del canale. Poi ragazzi, si torna a Brno, mamma mia, sono gasatissimo, una delle mie piste preferite e storiche, quelle che piacciono ai puristi, sono veramente carico, un teatro di grandi lotte e di colpi di scena. E a Brno tra l'altro rientrerà Jorge Martin e da quest'ultimo weekend del Sachsenring è emerso che dovrebbe rimanere in Aprilia anche nel 2026. Queste sono le ultime voci, a Brno sicuramente ne sapremo di più, ma come sapete di tutta la soap opera tra Martin e l'Aprilia ne parliamo in video dedicati. Qui c'è la playlist per vedere tutta la storia, siamo arrivati al terzo video poco fa che ho pubblicato e ha spaccato ragazzi, infatti vi ringrazio moltissimo e come dicevo in quel video il prossimo che uscirà, il prossimo video su questa saga probabilmente sarà, a scanso di equivoci, di colpi di scena, quello dove la situazione finisce e si avranno le conclusioni. E poi prima di partire con l'analisi del weekend, riguardando lo scorso dopogara di Assen, mi sono accorto di aver fatto degli errori, ma degli errori banali, tipo aver confuso Perrone con Perez. Non so perché pensavo a Vicente Perez in quel momento, quando parlavo dell'incidente di Lunetta, oppure di aver fatto vedere la dinamica dell'incidente Acosta-Alex Marquez e dire che Acosta non tocca il freno di Alex, anche se probabilmente lo tocca perché si vede il fumo dalla Ducati, cioè come se avessi inchiodato, e dunque mentre riguardavo dicevo ma che cazzo ho detto? Sono molto autocritico verso me stesso per cercare sempre di migliorare, non dico che non mi piace sbagliare, anzi per chi capisce veramente sbagliare è importante per migliorarsi, altrimenti non si cresce, quindi sono il primo che dice sbagliando si impara. Io in alcune cose sbaglio molte volte per poi arrivare alla volta buona che imparo, però mi dà allo stesso tempo fastidio fare questi errori diciamo banali, forse dovuti un po' alla distrazione, perché seguendo il motomondiale da sempre, io sono del 2002, i primi ricordi integrali li ho dal 2009 quando avevo 6-7 anni e in alcuni errori tipo questi banali non mi ci ritrovo, cioè mi sta sul cazzo farli, preferirei tipo farne altri un po' più importanti e tosti dove c'è da imparare di più, sono sbagli da distrazione che vorrei evitare. Chiusa questa pappardella partiamo come sempre dalla Moto3, bella vittoria di Muñoz sul finale e anche qui abbiamo visto un po' di cadute, Rueda si consolida sempre perché perde sì la vittoria alla fine ma fa terzo ed è comunque davanti a Piqueiras e Alvaro Carpe, al quale è stato dato un long lap penalty per irresponsible riding, per aver spostato e mandato largo non si sa dove al Mansa alla partenza subito in curva 1. All'inizio ho detto minchia esagerati, poi a rivederlo dico che ci sta, è entrato in modo spropositato e l'ha mandato proprio largo, segno anche del fatto che i direttori di gara a partire da Assen per quanto riguarda la Moto3 hanno anche dichiarato che saranno più severi nelle penalità, soprattutto per quando si va lenti in prova o in qualifica nei settori. E poi Carpe, mentre faceva il long lap, è andato a tagliare sul verde all'interno, entra in gioco la prospettiva qui. Dall'immagine frontale della diretta sembra di sì, che taglia appena, dall'onboard non si può capire molto perché vediamo solamente il suo retro, si vede che balza un po' più all'interno ma non si può vedere, ma potrebbe venire scagionato dall'elicottero. Da qui sembra che non tagli sul verde. Tutta una questione di prospettiva a cui i commissari hanno comunque risposto che il long lap è stato completato e non ci sono stati tagli, avranno più immagini a disposizione rispetto a me per dirle, quindi alzo le mani, ma dall'elicottero sembra che comunque il taglio non ci sia.
Parliamo della Moto2 con il botto fra Alonso e Moreira e direi che per me c'è poco da dire, Moreira poteva stare più attento nel rientrare. Giustamente secondo me gli stewards usano una sanzione pesante, severa, perché il brasiliano partirà dalla pit lane a Brno, perché già prima Moreira su Dixon non è che abbia calibrato bene la situazione ed è andata anche bene che non abbia causato lì l'incidente, poi è rientrato in una maniera non sicura. Cioè lui si guarda indietro almeno e meno male, però non so come pensava di starci perché i piloti che arrivavano erano molto vicini, non c'era tanto spazio e rientrando lento appunto quelli dietro arrivavano più forte e Alonso non poteva farci nulla. È rientrato in un modo non pulitissimo e a centro curva, sicuramente quando sei lì non pensi a che traiettoria devi fare per calcolarla al millimetro, poi lui stava facendo una grandissima rimonta ed era bello carico, si vedeva, la soluzione migliore sarebbe stata quella di percorrere il tratto di ghiaia o erba per rientrare in un'altra maniera, ma da divano è sempre facile dirlo. E di Moreira comunque si parla di motomercato, iniziano a farsi sempre più serie delle voci su un suo possibile passaggio in MotoGP e la casa che sembra che stia pressando abbastanza intensamente sia la Honda, perché dato che la situazione Martin-Aprilia si sia raffreddata, che comunque Martin probabilmente rimarrà in Aprilia, la Honda corre ai ripari, nel senso che un pilota per il 2026, a meno che non rinnovi Marini o che ci mettano Zarco, lo deve trovare, e dunque sta prendendo piede l'ipotesi Moreira con altre case che comunque sono interessate al pilota, come magari lui che aspetta la Ducati oppure anche la Yamaha, quindi vediamo anche il tipo di contratto che potrebbe fare Moreira in un suo possibile passaggio in MotoGP, perché magari rimane un anno in Moto2 nel 2026 facendo poi il salto nel 2027 in MotoGP con il nuovo regolamento, quindi vediamo anche lì le durate dei contratti, monitoriamo questa situazione. La curva 1 ha fatto letteralmente una strage. Già al via della corsa, quando c'erano 18 piloti, mi sono venuti in mente gli anni tipo 2012-2013 in cui, o comunque quegli anni, no, in cui c'erano meno di 20 piloti al via, o comunque un numero basso. Quando c'erano le CRT che dovevano riempire la griglia. Minchia ragazzi, che chiamata! Ve le ricordate le CRT? E quando sono finiti al traguardo solo 10 piloti mi sono chiesto, ma è un record o ci sono stati altri casi? Così prendo la mia amata intelligenza artificiale e chiedo a Grok se c'erano stati degli altri casi in passato e me li trova, mi fa tutta una lista. Poi l'intelligenza artificiale può sbagliare e non è attendibile al 100%, ma Grok, che sarebbe quella di X, cioè quella di Elon Musk, pesca anche i tweet che gli utenti fanno nel social e guarda caso un utente ha proprio risposto alla domanda che mi ero fatto, mostrando tutti gli altri GP in cui sono finiti 10 piloti al traguardo e l'ultimo è stato quello di Phillip Island 2011 e anche questo non è un caso perché a breve uscirà un video storytelling dove ci sarà un racconto con dentro quella gara, quindi iscrivetevi per non perdervelo. Poi ho voluto chiedere se c'erano stati dei GP in cui sono arrivati meno di 10 piloti, ha scritto questi, quindi non so se è attendibile o no, ma non mi accontento mai, volevo scavare un po' di più. E la seconda caduta di Savadori, parecchio brutta, se ne è parlato poco, ma è praticamente volato insieme alla moto nella ghiaia mentre ruzzolava, poteva andare anche peggio. E tra l'altro dovrà fare 2 long lap a Brno perché si è steso in regime di bandiera gialla. Un venerdì classico, tutto come sempre, a parte il tempone che ha fatto Digia con la doppia soft dove ha proprio sbaragliato tutti, parlando dei comuni mortali perché Marquez faceva un altro campionato e al Sachsenring lui non si conta. Poi, come dalle previsioni, il sabato arriva la pioggia, quindi una giornata un po' anomala con dei valori che vanno presi con le pinze solo a sé stante, dove comunque con la pioggia si vede un po' il vero pilota, il suo talento, e nelle qualifiche almeno Zarco e Bezzecchi hanno ridotto appena la pelata che Marquez stava dando a tutti, perché aveva tipo 8 decimi di vantaggio sul secondo che forse era sempre Zarco, cioè andava tranquillamente in scioltezza mentre gli altri tutti dietro incarogniti a fare il tempo, a sbudellarsi, mentre Marquez faceva quello che voleva. E fortunatamente per la tabella dei tempi Zarco ha chiuso a 1,5 decimi con un grande lavoro con la media al posteriore, cosa che però non ha ripagato nella sprint. C'era meno acqua della qualifica e la gomma non è andata in temperatura, altrimenti avremmo potuto vedere uno Zarco diverso, forse anche in lotta per il podio con la gomma soft. Viñales abbandona il weekend per una bella botta data nel Q2, prima sembrava che potesse continuare perché i medici avevano rilevato solamente una lussazione alla spalla sinistra, ma avevano dei dubbi sul fatto che ci fosse una piccola frattura, che infatti è stata confermata dall'ospedale vicino al circuito. Dunque Viñales out, nella giornata di lunedì si è anche operato, quindi salta Brno e lo rivedremo probabilmente alla prima gara dopo la pausa estiva.
Ha dato una bella mina anche Morbidelli, un bel botto. Franco ultimamente sta sbagliando un po' tra incidenti provocati, cadute, long lap penalty, poi va bene, qua c'era la pioggia, il rischio era ancora più alto, però mi sembra di vedere un Morbidelli un po' distratto e poco incisivo ultimamente, ha perso un po' di smalto rispetto a inizio stagione e dopo il botto fortunatamente non sono state diagnosticate delle fratture, ma l'eccessivo dolore alla spalla comunque non gli ha permesso di continuare il weekend e anche lui vedremo se sarà a Brno. Peccato perché comunque aveva il potenziale per fare il podio, secondo me. E come si è potuto vedere nella caduta, gli si è aperta la tuta, l'airbag si è attivata e quindi l'ha protetto da conseguenze più gravi, ma perché si è aperta la tuta? Dainese ha fatto sapere tramite GP1 che è stata una cosa anomala, dovranno analizzare i dati per capire cosa sia successo, perché sia loro che l'IRTA non hanno trovato delle anomalie, perché appunto le zip delle tute sono autobloccanti e dunque vi aggiornerò anch'io in futuro su questa revisione della tuta perché penso sia un tema importante per la sicurezza dei piloti. Un buon weekend per Quartararo, la Yamaha come sappiamo ha i suoi alti e bassi e sul bagnato può migliorare i suoi risultati e non calare nel corso della gara come accade sull'asciutto, però questa volta non sono calati la domenica, un quarto posto dove sicuramente Quartararo si sarà anche annoiato e anche magari un po' frustrato perché è stato l'unico a non fare dei sorpassi probabilmente e non è nuova questa cosa, la Yamaha patisce delle volte il fatto di subire dei sorpassi per il motore più debole o per faticare di più ad attaccare in mancanza di grip, ma è importante citare che stanno andando avanti i test con il V4 ed è arrivata la prima immagine del prototipo con il nuovo motore, foto scattata dal giornalista Matt Oxley, al quale tra l'altro la Yamaha ha fatto anche i complimenti per aver fatto questa foto e quindi si va sempre avanti. Sappiamo che entro la fine dell'anno la Yamaha vuole farci una wild card con questo motore e Quartararo fa sapere che lo proverà nei test a Misano dopo il weekend di gara, mentre Rins ha rivelato che è rimasto sorpreso dalle partenze del nuovo prototipo e che ci sono circa meno di 2 secondi di differenza dalla moto attuale a quella col V4 usata da Augusto Fernandez, senza contare le gomme usate e i giri fatti. Cazzo raga, che rodimento di culo la caduta di Bezzecchi, mi è dispiaciuto un sacco, un vero peccato perché non se la meritava. Stona un po' con il discorso che sto per fare perché è 1-0 e c'è delusione, perché conta sempre il risultato alla fine, però in generale se guardiamo questo percorso che sta facendo Bez e come ha disputato questo weekend del Sachsenring, dico che mi sta piacendo molto ultimamente, perché come dicevo anche ad inizio anno, questa per lui sarebbe stata sempre una stagione in crescendo e attualmente lo è. Tempo per adattarsi, capire una nuova moto, un team ufficiale e anche guidare lo sviluppo, perché questo è stato un bel grosso imprevisto. Senza Martina a fianco nel box non ha molti dati da comparare se non con i due del team Trackhouse e sin da subito ha avuto una gran forza di caricarsi la squadra sulle spalle e progredire nello sviluppo e soprattutto migliorare, perché all'inizio era Ogura quello più veloce, mentre ora Bez è salito in cattedra e anche in qualifica, seppur comunque sul bagnato, è sempre andato in crescendo. Dopo il test di Aragon sono riusciti a migliorare il giro secco e secondo me ci si può aspettare una seconda parte di stagione interessante, contraddistinta anche dal ritorno di Martin, quindi sia lo spagnolo che il Bez possono aiutarsi bene nella comparazione dei dati durante il weekend di gara. Volevo dire una parola anche su una piccola polemica che c'è stata su Acosta e di Giannantonio in cui il pilota italiano se l'è presa per quella battuta di Pedro a backdrop ad Assen. Fammi la foto. Ogni volta che lo riguardo rido sempre, ma Diggia ha stuzzicato un po' la situazione dicendo che Acosta dovrebbe concentrarsi di più sulle sue cose, su quello che deve fare, perché ci sono altri piloti che vanno forte sulla KTM, solo Vignales a volte poi, quindi solo uno. E Acosta il giovedì a DAZN Spagna nelle interviste ha poi risposto a queste parole del Diggia. A Di Antonio no le hizo mucha gracia la broma esta con el backdrop del VR46 en Sky. ¿Era broma o no? Pues claro que era broma, al final hay que tomarse la vida con un poco más de humor. Come sempre io dico quello che penso e direi che ha ragione Acosta, ma non per dare contro a Diggia che è una bravissima persona, ma perché è stata una battuta che ha fatto ridere, non possiamo stare a prendere tutto seriamente, altrimenti che palle la vita, prendiamo le cose con filosofia, se no stiamo sempre a farci delle pare e non a divertirci. Se vogliamo andare nel dettaglio, Pedro ha fatto quella gag anche appunto per scherzare sulle voci che ci sono sul suo possibile passaggio in VR46. Che vi ripeto ancora, Acosta l'anno prossimo rimane in KTM, è difficilissimo che possa liberarsi, ma non è che ha fatto questa battuta per sfottere Diggia o Morbidelli, era una cosa così per ridere, lo sappiamo tutti, non dovremmo neanche stare a farci un discorso serio su questa cosa. Era più per, diciamo, sfottere, magari ironizzare su chi mette in giro queste voci. Tra l'altro che lungo Pedro nella sprint, l'ha salvata alla grande,
grande, e avrei voluto vederlo mentre rispondeva alla domanda sull'errore ai giornalisti al media scrum, perché da come scrivono ha detto un cazzo sì che secondo me ti dà gusto quando lo senti, cioè proprio detto da un ragazzo divertente, sfacciato, che non gliene frega un cazzo di nulla in senso positivo. Secondo me sarebbe stato figo sentire come l'ha detto. Di Giannantonio secondo me si è voluto anche un po' sfogare, perché vede che si sta mettendo un po' in bilico la sua posizione nel team VR46 e che venga poco considerato dall'opinione pubblica, come se tutti sapessimo che il suo tempo nel futuro breve finirà, cioè dopo il 2026, che dovrà trovarsi un'altra sistemazione, magari anche in Superbike, non escludo nulla. Ma che poi non capisco perché si parli di Didja in bilico e a rischio, perché è blindato per un altro anno. Semmai è Morbidelli che rischia di più, dato che va in scadenza quest'anno, sarebbe lui a fare le spese se dovesse esserci un cambio, ma non penso ci sarà poi. E Di Giannantonio ha un contratto con Ducati, quindi la casa madre, un contratto da ufficiale, non con VR46, e si è vociferato che Ducati con quel contratto magari potrebbe fare degli spostamenti da un campionato all'altro, cioè che Ducati, essendoci anche in Superbike, potrebbe metterlo nel team ufficiale dall'altra parte, dato che ha un accordo come pilota factory, ma sono tutte delle cazzate di cui al momento non ha senso parlare. E parlando di entrambi che si sono stesi in gara, erano tutti e due un po' impeperonati, galvanizzati. Acosta era bello carico anche il sabato, si vedeva, mentre Didja invece, a quanto sembra, ha fatto un errore che stona un po', perché cercava di tenere il ritmo di Marquez, da quello che trapela anche dalle sue dichiarazioni. Giusto spingere sì, però sai anche te che arrivi fino a un certo punto vedendo i dati, una caduta che deriva anche dall'aver frenato un pelo più tardi ed aver fatto 2 gradi in più d'angolo, da come ci fa sapere lui. Che disastro il sabato di Pecco Bagnaia, ragazzi. Se abbiamo parlato di sabati da cancellare dal 2023 a questa parte, questo qui è stato proprio il peggiore. Mamma mia che debacle. Il venerdì ha lavorato in un modo un po' più diverso e secondo lui anche bene, in cui ha provato anche un nuovo telaio prendendosi dei rischi, dove c'era anche la possibilità di finire fuori dai 10. A lui piace quel telaio perché gli dà grip e lo aiuta a far girare la moto, ma non risolve i soliti problemi che ha in ingresso, che poi questi problemi in ingresso derivano anche da movimenti del posteriore, quindi ci sono difficoltà su tutta la moto se andiamo a vedere nel dettaglio. Dunque anche questo telaio sembra essere uno di quelli che va a genio su determinate piste, tipo con staccate forti, mentre in piste di percorrenza tipo il Sachsenring non è il top, da come ci fa sapere Pecco. Quindi lo riproveranno, ma da queste dichiarazioni si può nettamente capire che non ci sono miracoli, che questo telaio non li fa e quindi niente in tutto, via. Il riassunto è questo. Mi fa impressione vedere la tabella dei tempi della qualifica e vedere, sì vabbè, Marquez primo non è quello dato, ma vedere Bagnaia 11° a quasi 2 secondi con la stessa moto, e dal linguaggio del corpo di Bagnaia dopo la sprint possiamo ben vedere che è stata una debacle, che sì, il sabato sarà un tallone d'Achille, ma è proprio una situazione dove non sa cosa deve fare per trovare una soluzione. A fine sabato era proprio affranto, per non dire distrutto, considerando che lui sul bagnato è comunque uno che è andato forte bene o male. E sì, saremo pure al Sachsenring a casa di Marquez dove tutto è già scritto, però prendere quasi 2 secondi in qualifica ed essere nullo nella sprint e finendo 12° a 20 secondi dal tuo compagno di squadra, c'è da mettersi le mani nei capelli, e a livello psicologico è un'altra batosta clamorosa, leggendo solamente i tempi, senza guardare anche il risultato, senza poi che Marquez vada anche al 100%, lui va all'85% forse. È un podio che per Pecco sì, lo mettiamo nelle statistiche, ma non vale niente in termini di fiducia, neanche facendo il discorso che sei salito sul podio perché ti sono caduti davanti, perché a quanto ci dice Pecco sull'asciutto il podio sarebbe stato alla portata, non so quanto sinceramente, magari terzo avrebbe potuto farlo comunque. Sarebbe stato interessante capire il suo andamento anche con il Didja e il Bez in pista, perché con le cadute davanti sicuramente Pecco non ha spinto alla stessa maniera, ma a parte questo dicevo che è un podio che non dà niente, è sempre in un momento no e non ci sono miglioramenti. E la Ducati sta iniziando, non dico a scocciarsi, ma a far suonare qualche campanello d'allarme. La D di Ducati, Claudio Domenicali, dice a Sky che la situazione di Bagnaia preoccupa, e il modo in cui viene scritta, cioè quando ti appare come titolo davanti agli occhi, può sembrare più grave del previsto, come se facessero pensare che Bagnaia non esca da questa situazione, ma in realtà si può vedere con occhi diversi. È ovvio che dicono che li preoccupa e il limbo in cui si trova è veramente allucinante, però la Ducati è vicino a Bagnaia, gli mostra fiducia, non l'hanno dimenticato, va messo da parte il discorso di Marquez, forse anzi dovrebbero concentrarsi solo su Bagnaia adesso, perché Marquez va forte anche con una ruota, quindi lì non ci sono problemi.
devono solo stare più uniti verso Pecco, e anche Tardozzi pubblicamente lo viene a dire, ma ci mancherebbe, è ovvio che lo viene a dire, ma non pensa neanche il contrario, che poi per Bernot sia fiducioso, ok, ma ce lo dirà la pista, tra l'altro riasfaltata, ma io sinceramente non prevedo grandi cambiamenti. Pecco deve scordarsi di Marc Marquez adesso, secondo me deve correre senza pensare di vincere il mondiale, è brutto da dire perché non ci si arrende mai finché non c'è la matematica che lo dice, e gettare la spugna non si fa, però secondo me un modo per ritrovare forse confidenza oltre ai problemi della moto è correre senza pensare di essere in lotta per il mondiale, cioè in modo più sciolto e senza avere lo stress del pensiero di trovare assolutamente qualcosa per migliorare. È come se dovesse correre in un modo in cui dice basta, la stagione è andata, anche se è brutto da dire, e ora la prendo alla leggera in un'altra maniera, archiviamo questa annata di merda, corriamo per il gusto di correre e ripartiamo nel 2026, che poi sarà anche un po' simile a questa annata con il congelamento dei motori e quant'altro, però secondo me un piccolo cambiamento potrebbe essere questo. È giusto crederci e fare il possibile per trovare anche una piccola cosa che ti può garantire più competitività, ma forse da un lato bisogna anche fermarsi, resettare e dire ok, cosa sto facendo? Cosa posso fare ora? Perché è come se si stesse cercando il bandolo della matassa, pelo nell'uovo, che rende un po' il tutto un gran casino, che venga fuori dalla confusione dove forse c'è solo da fermarsi e pensare un attimo. E quando dico che Pecco deve dimenticarsi di lottare per il titolo e di correre in modo più sciolto, è anche per mettersi nell'ottica forse di finire secondo nel mondiale e basta, di pensare solo di battere Alex Marquez, perché se a fine anno finisce dietro anche a lui sarebbe una doppia batosta. Già quella di Marquez è una mazzata, ma non nel senso che si dubitava di Marquez contro Bagnaia, ma perché lo sta nettamente distruggendo, e poi finire dietro a fratello che guida una moto dell'anno scorso, tu che sei un 3 volte campione del mondo per Ducati, anche un riferimento, sarebbe ancora peggio. Avere nel box a fianco uno come Marc Marquez non è facile per nessuno, e sicuramente questo qui che stiamo vedendo da inizio anno non è Pecco Bagnaia. Lui sa, come penso anch'io, che lui può giocarsela con Marquez e se è a posto può battagliare fino all'ultima curva, perché è evidente che dal lato psicologico e tecnico Bagnaia sta avendo dei limiti che non gli permettono di stare davanti. A Bagnaia manca la velocità attualmente, è irriconoscibile, è un pilota, se è veloce rimane veloce per sempre, chi più veloce chi meno, ma Bagnaia noi l'abbiamo visto veloce, quindi potrà essere sicuramente meno forte di Marquez, perché lui è un fenomeno generazionale e Pecco è un campione. Facciamo già due distinzioni fra le categorie, ma non è neanche questo il Bagnaia che conosciamo, siamo a due poli opposti. Tornerà più veloce in futuro, ne sono certo, quanto non lo so. Però questa è già una differenza. Bagnaia deve essere a posto per lottare, fatica a guidare sopra i problemi, mentre Marquez, come sappiamo già dal primo momento che l'abbiamo visto in pista nel mondiale, è il fenomeno generazionale che va forte su qualsiasi moto e guida sopra i problemi, nascondendo i problemi della moto, come faceva anche con la Honda mentre era infortunato. Io penso che Bagnaia possa giocarsela con Marquez, ma solo se è a posto. Già se c'è qualche problemino, come infatti stiamo vedendo, le cose per Pecco si complicano già. E Bagnaia si trova attualmente in un classico momento, no, che vivono i classici sportivi, i grandi campioni, quei momenti difficili dove poi in un futuro, quando riguarderai indietro, dirai di esserti rialzato e di aver imparato qualcosa, perché i campioni fanno così, imparano e si rialzano dalle batoste. Arriveranno giorni migliori per Bagnaia e questo momento, no, come lui riconosce e lui sa, va usato per capire certe situazioni e come cambiare anche interiormente per diventare più forte in futuro, perché è dalle sconfitte, dai momenti difficili dove si impara, non dalle vittorie, ve lo dico anche per mia esperienza personale. E poi uno come Bagnaia deve far fronte anche alla pressione mediatica, ai giornalisti, a tutto il circus, quindi è ancora doppiamente, triplicamente più tosta. Su Marquez invece non c'è niente da dire, non guida neanche al 100% e sapevamo che sarebbe andata così, che sbaglia sì una volta nelle sue piste preferite tipo Austin, ma 2 volte di seguito non sbaglia come ad Aragon e qui a Sachsenring, anche se comunque ha ancora quel suo modo di correre dove la gestione completa non ce l'ha, perché nella sprint ha preso qualche rischio di troppo, considerando anche che era la gara del sabato, quindi non stai a contare i punti che puoi guadagnare o perdere. E l'ha detto anche lui stesso che sta cercando di migliorare il suo autocontrollo, però può fare quello che vuole e correre addirittura anche al 50% per vincere, non ce n'è per nessuno. Certamente adesso chiediamo a Marquez più spesso di partire sì in pole, ma di fare poi qualche sbavatura, così la gara si vivacizza un po' di più e lui rimonta da dietro facendoci comunque stare attenti sulla gara e non facendoci dormire come se fosse una gara della Formula 1, ok? Grazie Marquez, se no qui è un disastro, facci stare un po' con l'adrenalina, l'acquolina, anche noi dal divano, ma giustamente gliene frega lui può prendere, va, chi se ne frega.
Ho scelto come sempre alcune delle vostre domande e considerazioni dal box che vi ho lasciato nelle storie Instagram a fine gara. Ricordatevi di seguirmi, che c'è bisogno di crescere anche lì. Giuseppe chiede: ma secondo te questa pista dovrebbe essere rimossa dal calendario? Io rispondo sempre in modo netto di no, perché sale il mio istinto da purista e che le piste storiche devono rimanere nel calendario, anche se sono un pro ai cambiamenti, però di base teniamola, perché il Sachsenring è una bellissima pista e soprattutto storica. Però negli ultimi tempi, con queste evoluzioni clamorose delle moto, è diventato un po' ingombrante, è come se fosse una pista di kart dove anche le vie di fuga non sono un granché ad oggi e già si fatica a sorpassare con queste moto. Già di per sé al Sachsenring è quasi impossibile sorpassare perché è una pista dove si sorpassa poco e quindi mettiamo tutte queste cose insieme, ci saltano fuori delle gare noiose da sonnifero stile Formula 1. Ale, seconda forza, Aprilia o Yamaha? Dico anche qui in modo secco Aprilia, ve l'ho sempre spiegato e quindi non c'è bisogno di ripetere il mio parere sulla casa di Noale, recuperate gli scorsi video. Gabri, se avesse piovuto come sarebbe andata secondo te? Ovviamente con i secondi ma la storia non si fa, però avremmo visto altri valori. Vedo molte domande se non fosse caduto, se fosse andata così. Non mi piace molto fare risposte in base ai secondi ma perché appunto non si può prevedere, però comunque avremmo visto altri valori sulla pioggia, dove si vede di più il pilota rispetto ad una situazione asciutta. Secondo me una cosa simile alla sprint avremmo visto, con Marquez che vince e uno Zarco sul podio con la gomma giusta invece di come ha scelto nella sprint e un terzo fra Costa, Bezzecchi, Quartararo e Diggia. È il momento delle pagelle, partiamo con la KTM ufficiale, non facciamo quella Tech 3 che tanto non hanno praticamente corso. Comunque, Acosta 5, peccato però è un 5 brutto perché era veloce e sbaglia nella sprint e soprattutto si autoelimina in gara, mentre Binder si becca un 7 perché almeno riesce a fare 2 gare decenti anche nelle posizioni un pelo di vertice. Honda ufficiale, Mir 6, non ha colpe, questa volta viene centrato da Augura, e Marini 7 da acciaccato, dopo un brutto infortunio fa sì il sesto grazie alle cadute degli altri, lo sa anche lui, però rimane in piedi e corre anche non al 100% facendo anche una bella bagarre in quel gruppetto. Zarco invece non so, gli do 6 meno perché la gara ha il suo peso, nella sprint sarebbe stato della partita se non avesse sbagliato quella gomma e quel 6 se lo prende perché comunque ha fatto una gran qualifica, però si sta stendendo molto ultimamente. Tingresini 6,5 a Fermina Aldeguer, mentre do un bel 9 ad Alex Marquez che anche lui dall'infortunio recente è andato forte, sul bagnato poi i dolori si attenuano ma fa comunque secondo da acciaccato tenendo botta, un grande risultato per Alex. Yamaha clienti, Oliveira 5 con il posto ormai spacciato, mentre Miller 6,5, prova a tenere vive le ultime speranze ma fa un buon fine settimana, è andato. Rins molto male, questa volta se non fosse stato per Oliveira è l'ultima Yamaha e anche lui do un 5 e Quartararo 8, solito discorso che sappiamo, ma è un buon fine settimana comunque nel complesso. Team VR46 che poteva ambire a qualcosa di importante come il podio, ma alla fine Morbidelli è out nella sprint e poi per la gara non mi sento di dare un voto, non sarebbe comunque sufficiente data la caduta, così come non è sufficiente Diggia, a cui do un 5,5 perché sì, è un errore che ci sta, però secondo me poteva gestire meglio. Bezzecchi invece dolce amaro, do 6 comunque nel complesso, bel weekend ma è più amaro che dolce perché la caduta nella gara lunga fa sempre più male. E in Ducati ufficiale ovviamente questa volta va dato il 10 a Marc Marquez, io non sono uno che dà il 10 perché secondo me la perfezione non esiste, ma anche se comunque era tutto scontato qui Marquez veramente ha raggiunto la perfezione, non ci potevano essere altri risultati. Invece per Pecco Bagnaia il discorso è sempre lo stesso, ormai bisogna dargli voti in base a un weekend che fa lui personalmente, non paragonandolo agli altri, cioè non a Marquez ma comunque agli altri piloti. Però comunque il sabato della sprint è stato disastroso, sull'asciutto ce lo aspettavamo più competitivo, è sicuramente andato meglio, il podio era alla portata da come dice lui ma non so fino a quanto, magari con gli altri anche in gara, però il sabato ragazzi è stata veramente una debacle, una distruzione assurda, per me è un 5,5. Il prossimo dopogara ragazzi vi ricordo ancora che uscirà durante la metà della settimana prossima, intorno a mercoledì giovedì, il tempo di rientrare da un weekend di vacanza all'estero e recuperare tutto per poi uscire con un nuovo video. Dunque noi ci vediamo alla prossima puntata, ciao!